La musica. Il rumore non esiste. È un rumorista. Il rumore non esiste a meno che non si ascolta. Cioè, se tu stai parlando e c'è il traffico che ti passa a fianco, per te quello è il rumore, ma se ti metti là fermo ad ascoltare il traffico, ogni macchina ha un suono diverso. I suoni dei clacson diventa una sinfonia, diventa. Quindi Tutto il rumore è solo rumore di fuoco. Quando un rutto diventa arte, questo è. Come giustificare un rutto? Così. scuse per fare tutto. Welcome to the greatest fucking day of my whole entire life. Questa è una curiosità personale. Tua o sua? Mia. Ah, ok. Cosa pensate del panorama italiano nell'ambito musicale? Domandona. Sai cosa? Ci stanno in realtà, non un sacco, però abbastanza artisti indipendenti del nostro tipo che cercano di fare qualcosa di nuovo, di originale. Ci sta Obsil, per esempio, ci sta. Cioè no, io ci risponderei che qua in Italia il problema è che si rimane radicati, secondo me, troppo al cantautorato o le canzoni, sai, anni 70-80, Baglioni, Celentano, cioè non c'è più un'apertura a livello mentale. Però aspetta, In un certo senso, se io penso che appunto nell'underground ci siano veramente delle persone che meritino, cioè secondo me è proprio un discorso dell'Italia, per me proprio che, ma al di là della musica, è proprio mentale, secondo me. Quanto è difficile trovare un pub ben attrezzato, non solo di strumentazione ma anche di fonici. sì, noi cerchiamo sempre di divertirci, soprattutto nei pub del merda, se no tra ride e piagni è meglio ridere. Certo. Guarda, il discorso è questo: noi innanzitutto con i pub abbiamo un rapporto, diciamo, non troppo di riferimento, perché noi cerchiamo comunque sia dei locali più associazioni culturali, okay. Pub in un certo senso, anche che il tipo di musica non credo che sia molto da pub in un certo senso. Comunque quelli che abbiamo contattato, diciamo che non erano così messi bene. Io credo che, sai qual è il problema anche dei pub, al di là del possedere una strumentazione adeguata, il fattore anche della classica domanda che ti fanno non è cosa suoni. Porti gente? La gente magna? Appoggio, vero. No, però aspetta, c'è stata la partita stasera, non ve posso far. Capito qual è il discorso di base? Sì. E anche un altro discorso che io leggevo in internet e mi informavo, all'estero ad esempio i concerti partono alle 7 di sera. Io non capisco perché qui devi suonare alle 11 e non sono contenti. Cioè, all'estero c'è la concezione di dire io vado a vedere il concerto. Qui è vado a mangiare, poi vedremo se il gruppo già sta del capito? Cioè. Qual è stato il vostro maggiore traguardo fino adesso? Beh, io penso siano anche diversi. Ma già c'ha da fare quei capelli intanto. Il maggiore traguardo è aver visto più di 2000 scarichi sull'ultima etichetta che abbiamo avuto, sull'ultimo album. Anzi, facciamoci un po' di pubblicità sul canale degli altri. E ci sta 2419 che si trova facilmente, basta. Scrivi 2419 record level. Sì, c'è stato l'ultimo album che si scarica gratis, si chiama Breakfast With, è molto bello e io penso sia molto bello, veramente è riuscito bene. Considerando che è improvvisato, appunto. Sì, tutto quanto improvvisato, abbiamo parlato un sacco, lui ci ha parlato un sacco con il gestore delle diette, è un sacco simpatico. Parli l'olandese? No, parla in inglese, ovvio. No, il tizio sta in Olanda ma in realtà è di Londra. Quindi si è trasferito lì a lavorare. Poi la cosa bella, scusami se ti interrompo, è comunque sia avere dei produttori che in realtà hanno suonato anche a loro tempo. Questo in realtà suona anche in un gruppo jazz, quindi in un certo senso ovviamente incarna anche la nostra concezione. I Black Gold 360. Black Gold 360 meritano tantissimo. Però sì, siamo contenti che insomma le idee nostre sono uscite. Sì, io a parte il discorso del traguardo dell'etichetta, credo anche il traguardo appunto di fare delle interviste con altri youtuber o anche, non lo so, Abbiamo pagato.
il discorso di andare in radio, passare in radio. Ad esempio noi siamo passati l'anno scorso con l'altra etichetta, la radio del New Jersey, la WFMU, che poi è una radio vecchia degli anni 50, a livello universitario tra l'altro. Capite? Essere anche seguiti su Facebook, cioè comunque c'è ecco, l'interazione è fondamentale. È piacevole. Piacevole. sentire che- Abbiamo dei soldi, capito? Qual è il discorso? Cioè preferisco avere, che ne so, 7.000 seguaci, mettiamola così, che avere 7.000 euro e essere solo. Sempre di più si sente che nell'universo dell'internet ci siamo anche noi. Esatto. Abbiamo finito per oggi allora, quindi vi lasciamo il loro canale in descrizione, naturalmente passate lasciamo qui. Qua, qui, anche stavolta facciamo qua. Li trovate anche su Facebook, la pagina si chiama New Era appunto, New Hair, New Career. quello. Li trovate su Facebook, mettete mi piace naturalmente, pure la pagina nostra e Music Station, mi raccomando. sì. Abbiamo finito. Va Ciao, bene. sì, bella. Ciao, Bella. Alla prossima. We believe in a free music where musician and listener are combined into a single symphony.